Buongiorno e benvenuti. Video tutorial in collaborazione con l'azienda Pandal. Il progetto sono delle farfalle che poi ho realizzato in più modi e vi li farò vedere. Intanto vi faccio vedere questa che saranno un paio di orecchini. Questo è il retro. Dopodiché vi faccio vedere come vengono realizzate con le perline di conteria, cioè quelle irregolari. Invece quest'altra è realizzata con le Toho e come vedete è molto più grandi di questa che è realizzata con Miyuki. Questa è più fine, però anche queste che sono più grandi mi piacciono tanto, e infatti ho realizzato questo braccialetto che poi devo finire. Eccole qua, le farfalle, come vedete sono queste. Sarà un braccialetto e di questo farò il tutorial in seguito. Dopodiché faccio vedere questa collana. Questa è realizzata con Miyuki, sono le con color oro e bronzo, come vedete, molto bella. Io l'ho indossata, è veramente bella, mi piace, molto delicata, come vedete. Allora spero che si notano le farfalle sono queste in color bronzo e oro, realizzate con più colori. Siccome, come dicevo, questa è una lavorazione diversa, farò il tutorial in seguito. Intanto vi farò vedere come realizzare questa farfalla. Praticamente viene realizzata con due modulini uguali tra di loro. Questo è il primo, realizzeremo il secondo e vi farò vedere come unirli. Vi ricordo che c'è un codice sconto sul Pandal, trovate tutto nell'info box, anche i materiali che ho utilizzato da questa azienda. Allora c'è bisogno delle rocaille da Miyuki e poi delle 80 più colorazioni. Io ho utilizzato 3, ma si può tranquillamente anche una. Dopodiché una perla da 8, che sono queste qua. Allora le faccio vedere. Queste le ho scelte da Pandal, mi sono piaciute per la variazione dei colori, ma anche per la forma. Vedete, hanno queste forme tutto dei cerchi a più colori e non sono uguali tra di loro. Dopodiché bicono da 3 mm e un filo da 0,20 da Fireline e un 0,20. Questo braccialetto che ho realizzato con le Toho, ho utilizzato queste perle sempre da 8, sono molto belle anche queste. Allora, come inizio prendiamo sull'ago 2 11 280, altre 2 11, altre 2 80 e altre 2 11 0, e con questo prendiamo la perla da 8, ci colleghiamo, dopodiché ci facciamo 2 nodini. Adesso rientrate nella perla da 8,
nelle due 11 0 e anche nella 8 0. Prendiamo un'altra 11 0, entriamo nella prossima 8 0 finché usciamo nuovamente dalla 8 0 successiva. E anche qui prendiamo una 11 e ci colleghiamo con la prossima 8 0. Rientriamo nella perla da 8, entriamo nella prima 11, prendiamo una 11, una 8 0 e un'altra 11, ci colleghiamo con questa 11, prendiamo 3 11 0, una 8 0, 3 11 0, io ho cambiato il colore, scusate che ho preso 4, ho sbagliato, ci devono essere 3, ci colleghiamo con questa 11, 11 0, 8 0, 11 0, ci colleghiamo con la ultima 11 ed entriamo nella 8 0. Entriamo in queste due 11 0. E adesso prendiamo 5 11 0 e ci colleghiamo con questa 11. A 8 0 ed entriamo nelle prime due 11. Altre 5 11 0, ci colleghiamo con la seconda 11 ed entriamo anche nella prossima. Prendiamo la 8 0, ci colleghiamo con la 11 che sta accanto alla 8 0. Altre 5. Ci colleghiamo con questa 11, entriamo anche nella prossima, nella perla e nelle prossime 4. Prendiamo 3 11 0, un bicono e un'altra 11. Torniamo dal bicono e usciamo dalla quinta 11. Attraversiamo la 8 0 ed entriamo in queste due 11.
Prendiamo 7 questa volta, 7, 11, 0, e ci colleghiamo con questa 11, che sarebbe la seconda del gruppo. Entriamo nella 11, 8, 0, 11, ed entriamo in queste due 11, che sono le ultime del gruppo da 5. Prendiamo altre 7, 11, 0, e ci colleghiamo con la seconda 11 del gruppo. Attraversiamo la 8, 0 ed entriamo in queste due 11. Una ci deve restare sempre nel mezzo, sarebbe la quarta. Prendiamo 3, 11, 0, un picono e un'altra 11. Torniamo dal picono e dalle 3 appena inserite. Girate il lavoro e adesso entriamo in questa 11 che è rimasta qui nel mezzo. Prendiamo un picono da 3, ci colleghiamo con le 7, 11. Adesso prendiamo 5, 11, 0, ci colleghiamo con le 7, prendiamo un bicono, ci colleghiamo con questa 11. Adesso bisogna ripassare tutte le perline finché arriviamo a uscire dalla 11 che sta nel mezzo, dalla 11 qui che sarebbe la terza del gruppo da 5. E allora, come vedete, sono uscita da questa 11, è la terza del gruppo da 5, e bisogna unirci con l'altro modulino e state attenti e che lo mettete che siano uguali. Allora, questa parte sarà la parte sotto, questi qua che stanno più dritte, parte sotto, e questa parte alta dove faremo le antenne, e viene unito così, in questa maniera. E per unirle, dicevo, uscite dalla terza 11, prendiamo un'altra 11 e ci colleghiamo sempre con la terza 11 dall'altra parte. Un'altra 11
e ci colleghiamo con la 11 appena da dove siamo usciti, che la mette a fuoco. Così rientriamo nella 11 appena inserita, prendiamo 4 11 un bicono 4 11, ecco, rientriamo nel bicono nelle 4 anche nella 11 da cui siamo usciti, tirate bene e rifacciamo questo giro 4 un bicono 4, rientriamo nel bicono nelle 4 nella 11, in questa 11 che si trova di fianco e anche nelle altre finché si esce dalla sesta. Vedete, si attraversano 6, tirate bene e senza prendere niente ci colleghiamo con la quinta partendo da sotto. Così. Magari ripassate un'altra volta e in questo modo è finita la farfallina, basta mettere il perno. Eccoli finiti, veramente belli all'orecchio, anche si girano come vogliono e sono belli anche girandosi, sono belle entrambe le parti, sono leggerissimi e spero tanto che piacciono anche a voi. Questi sono gli altri, le farfalle colorate. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao.